Nylon, fluorine, multifibre, fluorocarbon. Ecco, subito te a fare questi gesti. Me li ricordo, ma sono tanti però. E Buonasera a tutti tutti. e tutti hanno delle caratteristiche diverse. Oggi facciamo un po' di chiarezza su tutti questi fili e vediamo un po' insieme dove andiamo ad utilizzare il fluorocarbon, dove andiamo a utilizzare il fluorine, dove andiamo a utilizzare il nylon o il multifibre. Ogni filo ha le sue caratteristiche e bisogna un po' conoscerle per poter scegliere nel modo corretto un tipo rispetto all'altro. Ciao Fabrizio, benvenuto. Ciao Davide, Come stai? tutto bene come al solito? Siamo pronti per una nuova avventura. Da che filo vuoi iniziare? Non lo so, mi sa che iniziamo dal nylon, che forse come età è il più antico e merita No, magari e la già qua hai prima nota. sbagliato. Ho No, sbagliato. hai Cosa c'è sbagliato. prima del nylon? Il multifibra. Beh, il multifibra come lo conosciamo oggi non è esattamente il primo arrivato. Prima forse c'erano dei multifibra preistorici. Non abbiamo parlato di quello che conosciamo oggi. Io sto parlando del crine di cavallo intrecciato che usavano gli antichi egiziani per andare a pescare i branzini sulla foce del Nilo. Non lo Ottimo. sai? Prima chi c'era? No, prima c'erano Prima prima c'era il degli cringe di mammut. vedi che il multifibre esiste da un sacco di tempo. È il nylon che è venuto dopo. Bisogna spiegargli sempre Anche tutto a Fabrizio, bisogna spiegargli tutto, se no mi sembra che questo non sia non è proprio un video tecnico. Andiamo avanti, dai, parliamo del nylon. allora, iniziamo col nylon. Allora, nylon più o meno lo conosciamo tutti. Adesso qua c'ho un classico Varivas Shock Leader 0,70. Prendiamo questi fili grossi anche per farveli vedere. Allora, per tanti anni noi abbiamo sempre usato il nylon con ottimi risultati. Poi piano piano che si è andato avanti, il pesce è diventato sempre più difficile, sempre meno, e quindi si sono cercati anche dei prodotti diversi. Allora, io più che parlare forse di nylon, preferirei già iniziare a mettere a paragone il nylon con fluorocarbon. Forse viene più facile, viene anche più facile capire le differenze, perché per molti amici che iniziano oggi, prendere un nylon 0,70 è la stessa identica cosa di prendere un fluorocarbon 0,70, perché se noi li guardiamo sono praticamente la stessa identica cosa, però hanno delle differenze molto sostanziali. Allora, il nylon, primo caratteristica, c'ha un allungamento molto importante, ok? Quindi se noi prendiamo 5-10 metri di nylon e lo tiriamo, ha un allungamento molto importante. Forse si riesce a vedere anche con questo mezzo metro, poco a poco lui tende ad allungarsi. Quindi questa è la prima caratteristica del nylon. Se noi invece prendiamo un fluorocarbon, questo fluorocarbon tenderà a essere rigido. La verità è che un po' di allungamento ce l'ha, però veramente pochissimo rispetto a un nylon. Quindi già abbiamo visto che fra un fluorocarbon e un nylon la differenza è l'allungamento, che in certi casi può essere una cosa positiva, in certi casi può essere negativa. L'allungamento del nylon è positivo quando, per esempio, noi stiamo combattendo magari un pesce molto importante e il nostro apparato pescante è al limite, quindi un po' di allungamento potrebbe aiutarci, mentre la rigidezza, per esempio, del fluorocarbon, se siamo al limite, non viene proprio a nostro vantaggio. Cosa dire? Molto importante. Allora, un'altra cosa molto importante, la morbidezza del nylon. Il nylon è un prodotto morbido, quindi io gli faccio un sacco di pieghe, lui torna, e questa roba qui innanzitutto mi permette di tenere magari un preterminale molto più pulito e dritto, e allo stesso tempo mi viene molto più facile fare un nodo. Quindi fare un nodo su un amo con un nylon è molto più semplice,
perché il nylon tende a impastare, quindi fa proprio un nodo molto bello e quindi mi viene molto più facile. Il fluorocarbon, essendo più rigido, io non posso fargli troppi ghirigori perché il fluorocarbon purtroppo ha molta memoria, quindi se io gli faccio una piega, la piega purtroppo rimane, quindi questo è un altro punto a sfavore del fluorocarbon. Ok? E anche fare un nodo con uno 0,70 fluorocarbon è molto più difficile rispetto al nylon. Quindi per adesso abbiamo parlato solo delle cose positive del nylon. Però se poi andiamo a vedere in pesca, C'è ancora una io cosa al positiva? ce ne sono ancora tante, poi le andiamo a vedere tutte quante. No, ma sicuramente una importante, la La tenuta, cosa importante perché probabilmente è il costo. ma la tenuta, a parità Cioè, di diametro a parità di diametro, il nylon ha una tenuta più alta. questo volevo dire. Okay. E un'altra di quelle cose che poi è molto positiva è il costo, perché una bobina di nylon costa 1/3 della bobina di fluorocarbon. Quindi detto tutto questo, tutti quanti andranno a comprarsi un nylon. È più morbido, fa i nodi migliori, costa meno, ha più tenuta, quindi compriamoci il nylon. E qui casca l'asino, cioè io ormai, per esempio, nelle mie pescate il nylon lo uso veramente pochissimo. È una cosa, poi dopo andiamo a vedere magari quelle poche tipi di pesca dove lo utilizzo. Io uso prettamente fluorocarbon. Perché? Visto che il nylon ha tutti questi vantaggi. Adesso andiamo a elencare invece i vantaggi che ha il fluorocarbon. Fluorocarbon, primo vantaggio che ha, ok, che al nodo ha una tenuta minore, però il fluorocarbon ha una tenuta nettamente superiore all'abrasione. Quindi se io prendo questo nylon, lo faccio strisciare su una pietra, prendo lo stesso diametro di nylon e lo faccio strisciare su una pietra, il nylon si romperà molto prima. Prima cosa importante. Seconda cosa che tutti ormai sanno, il fluorocarbon tende a essere trasparente o quasi totalmente trasparente. Qua ci sono tante teorie diverse, però è oggettivo che un fluorocarbon in acqua si veda molto meno di un nylon. E qui dopo andiamo a vedere anche gli svariati colori. Allora, questi due vantaggi che ha il fluorocarbon rispetto al nylon, secondo me sono nettamente superiori ai vantaggi del nylon stesso. Io, per esempio, utilizzo fluorocarbon sia nella traina, sia come preterminale che come finale. Questo mi permette di avere un apparato pescante molto rigido e quindi anche quando vado a ferrare, la ferrata arriva molto più veloce e molto più secca. Però per fare questo devo utilizzare innanzitutto un fluorocarbon sempre di qualità, perché non mi posso permettere errori, e oltretutto questo fluorocarbon io lo devo cambiare spesso, perché il fluorocarbon, essendo già un prodotto rigido, utilizzato più volte, tende comunque a diventare ancora più rigido e nei nodi può andare spesso a spaccare. Quindi quando non avete una molla dovete usare prodotti di qualità e cambiarli spesso. Questa per me è la pesca. Difficilmente mi trovo impreparato perché io preparo sempre tutti i travi, li cambio ogni singola volta. Dopo ogni pesce, quasi sempre, cambio anche il finale, perché mi è capitato nel tempo di perdere dei pesci magari toccando un terminale che sembrava buono, me la sono rischiata e ho perso dei pesci. Quindi oggi, dopo tanti schiaffi, ho imparato a cambiare i terminali ogni volta. Mentre il preterminale non lo cambio ogni pescata, però bisogna starci attenti. Sicuramente dopo ogni pescata col fluorocarbon io taglio almeno il nodo della girella e quello poi nella pescata successiva lo rifaccio, perché non mi piacciono i nodi lasciati nel tempo, perché ripeto, il fluorocarbon è un prodotto un po' strano e va gestito. Un'altra cosa molto importante, questa va fatta sia sul nylon che sui fluorocarbon, quando fate dei nodi vanno per forza bagnati, quindi lo potete fare o con l'acqua oppure con la saliva, perché quando voi andate a stringere il nodo,
il fluorocarbon e il nylon stesso tendono a riscaldare. Se riscaldano troppo si bruciano, voi non ve ne accorgete, ma perderà tantissimo carico di rottura. Quindi magari un nodo che vi sembra fatto bene, alla prima trazione di un pesce importante potrebbe esplodere. Voi direte, ma perché? Ma questo fluorocarbon, ma ha un carico di rottura. Non ve ne siete accorti, ma l'avete bruciato. Quindi quando fate i nodi, soprattutto col fluorocarbon, dovete sempre inumidirlo. Questo è importantissimo. Cosa ne pensi, Davide, dei nodi col fluorocarbon? Allora, sì, sono assolutamente d'accordo, praticamente quasi su tutto. Diciamo che io andrei un pochettino ancora a vedere quali sono, per esempio, secondo me, le differenze sostanziali. L'allungamento sicuramente è una voce molto importante e deve essere gestito, nel senso, ci sono pesche, cioè, tipi di pesca, tecniche di pesca in cui l'allungamento è, direi, quasi fondamentale per poter gestire certe situazioni. Mi vengono in mente, per esempio, gli strike multipli di tonno. Io ho iniziato con un mio amico, Paolo Melandri, che purtroppo non c'è più, ed era bravissimo perché riusciva veramente a fare anche 3-4 pesci in 2 in barca. E come si faceva? Semplicemente tutti i mulinelli erano caricati sempre a nylon, il pesce partiva, pesci sui 50-60 kg anche, a un certo punto il pesce portava fuori un certo quantitativo di filo, mediamente metà mulinello, e dopodiché finiva l'uscita del filo, perché la stessa resistenza del filo in acqua era sufficiente per tenere il tonno, diciamo, nella zona della barca. Stiamo parlando comunque su battimetriche sui 100-120 metri. Il pesce portava fuori 300-400 metri di filo e dopodiché rimaneva lì, continuava a girare, a nuotare, ma non faceva più uscire il filo. Il filo faceva delle anse nell'acqua e queste stesse anse facevano in modo di frenare il pesce e farlo girare dalla parte della barca. E questo portava semplicemente a tenere il pesce lì, e questo anche per un'ora e mezza. Mi ricordo una volta che abbiamo fatto 4 pesci praticamente contemporaneamente, siamo riusciti a portarli sotto bordo tutti e 4, eravamo in una competizione in Croazia, e l'ultimo è stato combattuto circa 1 ora e mezza dopo rispetto agli altri 3, perché si faceva 1 alla volta, eravamo praticamente in 2 in barca. Ehm, Quando si usano i fili, bisogna sempre tener presente alcuni aspetti che secondo me sono fondamentali. A parte la tecnica di pesca, è fondamentale sapere quanto filo abbiamo in acqua, perché qualsiasi mulinello, quando tende a vuotarsi, diminuisce, cioè fa aumentare anzi, la frizione. Cioè, questo cosa vuol dire? Che se io taro un mulinello da tonno, ma potrebbe essere un mulinello da bolentino, qualsiasi mulinello, anche da una pesca verticale, se io lo taro quando è pieno e ho una certa energia per togliere il filo, se vado a vuotare parte di questa bobina, cioè faccio uscire un po' di filo da questa bobina, automaticamente la frizione diventerà più dura, perché il raggio della nostra bobina diminuisce, quindi ci vuole più coppia per riuscire a vincere la frizione. Se noi usiamo multifibre, questo si sente meno, perché il multifibre, per farne, cioè, ne deve uscire proprio tanto per far diminuire il diametro della bobina. Se usiamo invece il nylon o anche fluorocarbon, ci sono diversi fluorocarbon di alcune aziende che vengono usati proprio anche per imbobinare anche i mulinelli da spinning, per dire, abbiamo questo problema. Quindi attenzione sempre ai carichi di rottura. Poi un'altra cosa che vi posso dire, sia che voi vogliate usare il fluorocarbon o il nylon, fate sempre dei test dei vostri nodi e vedete quali sono i nodi che vi riescono meglio. Tantissimi di voi ci chiedono: fateci vedere i nodi che usate voi, fateci vedere cosa fate, eccetera. Lo faremo sicuramente, però sappiate che è importante che qual è il nodo che va bene a voi. A qualcuno viene meglio l'FG, a qualcuno viene meglio il Bimini piuttosto che l'Albarella, cioè ci sono tantissimi nodi. Fate dei test e fate delle prove dopo, armate un amo e provate. Ovviamente
non dovete fare prove distruttive sui terminali che dopo andrete a usare in pesca, perché oltre che il filo oltre che rovinarsi per abrasione o perché viene, sfregato sulle pietre o perché ha subito un pesce, si rovina anche per la trazione stessa. Quando noi portiamo al limite il filo tirando, quel nodo, quel terminale ormai è già compromesso. La struttura molecolare proprio dei fili, cambia e diventa molto più fragile. Quindi dopo un certo tipo di stress, come ha detto Fabrizio, rifacciamo sempre i nodi, ma cambiamo anche il multifibre se l'abbiamo stirato troppo, l'abbiamo tirato troppo. Però all'inizio questi tipi di test dovete farli, anche perché lì riuscirete veramente a capire quanto è buono il filo che avete o che avete comprato. Un'altra cosa fondamentale: i fili non sono tutti uguali, anche nella durata del tempo. Ci sono certi fili che sono superiori e durano anche qualche anno. Ci sono fili che dopo 2 anni, per esempio, perdono il 30, il 40% del carico di rottura. Quindi attenzione a quando prendete dei fili dalla vostra cassetta che magari sono vecchi di 4, 5, 6 anni. Bisogna stare molto attenti perché quelli possono aver perso anche il 30% di portata. Ancora di più se questi fili li lasciamo all'aria aperta e al sole, a tutto quello che è il discorso, ehm, meteorologico. Un'altra cosa, il fluorocarbon non assorbe acqua e se noi abbiamo un carico di rottura di 10 per esempio e lo terremo in acqua 10 ore o lo useremo per 6 ore di seguito, quel carico di rottura rimarrà invariato, perché il fluorocarbon non assorbe acqua, mentre il nylon, stando nell'acqua, assorbe l'acqua. Potete fare anche voi un test. Se prendete un filo, un nylon, e lo provate a secco e vedete la tenuta, dopodiché lo lasciate nell'acqua per un 4 ore e riprovate la tenuta, vedrete che terrà molto meno, anche un 10-15% in meno. Quindi bisogna valutare anche questo quando si sceglie un filo. Un'altra cosa riguarda i colori. Molto spesso si vedono fili anche colorati, sul verde, sul rosso, tanti dicono per esempio, uso consuetudine dire che il rosso tende a sparire nell'acqua perché è uno dei primi colori che spariscono. È vero, sparisce il rosso, ma non è che al posto del rosso diventa trasparente una cosa, semplicemente diventa nera. Se voi prendete un piombo dipinto di rosso e andate a 50-60 metri di profondità dove i raggi della luce non contengono più la componente, diciamo, di colori con frequenza più alta, tipo il blu, anzi, non arrivano i colori con la frequenza più bassa, tipo il rosso, il giallo, l'arancio, eccetera, il piombo diventerà nero. Non è che non si vede, è semplicemente nero. Stessa cosa vale per i fili. Il fluorocarbon si vede meno rispetto al nylon perché ha una diffrazione che è molto simile a quella dell'acqua, anche se, anche lì devo dirlo, personalmente se andate in acqua, prendete un filo fluorocarbon e prendete un filo nylon e li guardate voi con la maschera alla distanza in cui viene vista anche da un pesce, vedrete che tutta questa differenza sostanzialmente io non la vedo. Non penso che il fluorocarbon sia invisibile e il nylon visibile. Penso semplicemente che i pesci decidono volta per volta se riescono o meno a mangiare quell'esca, se c'è un pericolo oppure no. Ma sicuramente quelle 3-4 cose che ha elencato anche Fabrizio, la resistenza all'abrasione che è di molto superiore, questa è sicuramente una delle prime cose. La seconda cosa è che viene estruso con più qualità. Molto spesso il nylon non è estruso in un modo proprio perfetto e tende a avere dei diametri leggermente diversi e questo si traduce in un punto di rottura dove il diametro si riduce un po'. E sicuramente il fluorocarbon, non assorbendo acqua, è molto più resistente dopo lunghe sessioni di pesca e tutte queste caratteristiche lo fanno diventare sicuramente la scelta migliore. A parte il fluorine, perché il fluorine è anche una cosa un po' particolare che ci spiegherà adesso Fabrizio. Vai Fabrizio. Prima di spiegare fluorine volevo fare una puntualizzazione sul discorso fluorocarbon. Allora, io sul discorso trasparenza invece tendo a essere un po' più a me ho fatto delle prove, sott'acqua, secondo me il fluorocarbon
spesso e volentieri, se tu non sei attento, tende a sparire. Però una cosa che ho imparato nel tempo, e questa è una cosa che mi ha detto mi ha sempre raccontato mio babbo, che per 40 anni ha venduto fili e fluorocarbon, mi ha sempre detto che ok che il fluorocarbon non beve acqua, però il problema è che il fluorocarbon, dopo che noi lo utilizziamo, comunque se non lavato perfettamente e usato più volte, gli rimangono attaccate sopra delle particelle di sale, perché quello c'è in mare. Queste particelle di sale tendono a diventare opache, quindi vanno a praticamente vanno a far sparire la trasparenza. Quindi il fluorocarbon va, se lo vogliamo sempre al massimo della sua prestazione, dobbiamo cambiarlo spessissimo. Ma Cioè, anche perché pulirlo, anche pulirlo. Io per sì, esempio quando pesco i tonni, i terminali che sono sempre in fluorocarbon, ma farei la stessa cosa anche se avessi il terminale in nylon, in nylon, vado a sì. pulire il terminale, ma con il sapone dei piatti, ma non tanto per il sale, perché in realtà non so quanto il sale può accumularsi nell'acqua quando si scioglie. Il problema sono le particelle di grasso che ci sono sia per la pastura, ma anche contenute nel mare per i microrganismi e tutto il resto, la La mucillagine, sporcizia, la piccole alghe, sporcizia. certo. Sì, che vanno tutte a attaccarsi appunto sul filo e il filo si opacizza. E in quel caso lì un aiuto è sicuramente anche quello di andare a lavare i fili, una spugnetta, quella dei piatti, non dalla parte abrasiva, un po' di sapone del lavapiatti della cucina, si passa il filo, dopo si risciacqua in mare e il filo riprende parte della sua, diciamo, lucentezza Lucentezza, sì. che permette appunto questa invisibilità. Sì, sì, sono assolutamente Sì. d'accordo. Poi un'altra cosa, sempre per collegarmi con quello che hai detto tu prima, mantenete bene i vostri fili. Allora, queste scatole, adesso questa è una scatola di un florine, però se noi andiamo a prendere la maggior parte di scatole, dei trecciati, eccetera, eccetera, sono fatte in cartone. Sono fatte in cartone non a caso. Questo tipo di materiale tende a proteggere il filo dall'umidità, perché anche lasciare un filo per tanti anni in una cantina molto umida, il filo può rovinarsi. Come si può Umidità e rovinare? luce, e la luce anche, la Luce, lu infatti portare anche attrezzatura che non serve in mare, come bobine, dentro la sacca e lasciarle al sole, alla luce, è una follia, perché dal mio punto di vista di commerciante sarebbe perfetto che tutti lasciassero i fili al sole, perché li dovresti comprare continuamente, però oggettivamente da pescatore vi dico, non portatevi tutto ciò che avete a casa, quello che non vi serve lasciatelo a casa protetto, perché se lo tenete bene può durare svariati anni. Se lo tenete male, quindi al sole, al caldo, da noi in Sardegna ci sono 40-50 gradi, immaginatevi una bobina di nylon lasciata tutto il giorno sul a cruscotto della pesca. macchina. Sì, ovviamente il filo va a cuocersi, quindi teneteli bene, cercate di evitare soprattutto il calore, l'umidità e il sole. Questi sono dei consigli che diamo per poter utilizzare tutto quello che comprate e non doverlo buttare. Io ho fili regalati da mio papà che li tengo ancora per ricordo e sono perfetti. Ho visto fili venduti da me che dopo 2 anni erano in condizioni pietose, quindi cercate di tenerli comunque protetti, magari dentro una sacca, e se potete non portarveli tutti a mare, perché è il problema di tanti pescatori, che abbiamo tante cose e ce le vogliamo portare tutte a mare. Quelle che sappiamo che non ci servono, lasciamole a casa, tanto difficilmente ci sarà la svolta con quel filo o con quel fluorocarbon recuperato all'ultimo. Questi sono piccoli consigli. Entriamo in un discorso florine? Sì, Allora, florine è vi faccio vedere qua uno dei più famosi, che è il Top Scorer di Tubertini, che è un filo che si utilizza per imbobinare. Diciamo che è una mescola tra fluorocarbon e nylon, che ha, come si diciamo, i vantaggi di entrambi, ma la realtà è che non sfrutta né l'uno né l'altro. Quindi comunque è un filo
abbastanza trasparente, che però non ha la stessa memoria del fluorocarbon, quindi si usa proprio, per imbobinare proprio per quello, perché tiene un po' di trasparenza, ma allo stesso tempo è abbastanza morbido, quindi è un mix tra tra l'uno e l'altro. L'utilizzo più grosso del fluorine viene fatto fondamentalmente per imbobinare su pesche come bolognese, feeder, altri pesche del genere. Sulle pesche da barca non è particolarmente utilizzato, se non quando si vogliono fare dei travi su pesche non particolarmente tecniche e ovviamente uno non vuol spendere tanti soldi per il fluorocarbon e quindi possiamo usare un fluorine che ha un costo più o meno similare a quello del nylon. Questa diciamo è la mia esperienza fondamentalmente da venditore di fluorine, perché io difficilmente lo uso poi nelle mie pescate. Io ripeto, io sono molto settoriale, quindi fluorocarbon, altrimenti se devo avere elastico vado sul classico nylon. Mhmm, Non sono per le vie di mezzo. Sì, sì. Tu Davide lo Oh, io utilizzi o Ma io lo utilizzavo nella traina con il vivo come shock leader fondamentalmente, perché mi trovavo abbastanza bene perché rispetto al nylon tende a assorbire meno acqua e questo può essere un vantaggio, come vi ho detto, perché, mantiene comunque una certa resistenza e poi essendo un po' morbido presenta anche l'esca in un certo modo. Quindi andavo a quello fare sì. terminale molto corto per la traina al Dentice sul calamaro, dopo usavo un fluorine, non an ovviamente abbastanza sottile, parliamo anche di un 0,45 per intendersi, proprio sottile, per un 6, 8 metri e dopo partivo col multifibre. Ma ultimamente utilizzo anch'io solo il fluorocarbon alla fine, perché mi è anche più semplice, ho meno bobine in cassetta e utilizzo sempre il stesso prodotto, l'FXR, che mi dà qualità e son sicuro che quando faccio qualcosa non corro Tiene, rischi. Esatto, esatto. Passiamo tiene. allora ai multifibre direi, ai trecciati. Ah, ecco qua. Parliamo eccolo qua, adesso ne ho preso 2, un Siglone e un Varivas. Li ho presi perché volevo farvi vedere monocolore e multicolor. Per certi tipi di pesca va benissimo il monocolore, per altri tipi di pesca il multicolor è fondamentale. Allora, quali sono i vantaggi del trecciato? A questo punto facciamo il paragone tra il trecciato e il vecchio nylon con cui si imbobinavano, per esempio, i mulinelli da traina. Innanzitutto, cosa è successo? Da quando ci sono questi nuovi trecciati molto fini, noi riusciamo a pescare con un carico di rottura altissimo, ma con uno spessore molto molto basso. Adesso andiamo a spanne. Mettendo un trecciato dello 0,20, ha lo stesso carico di rottura magari di un nylon 0,40, più o meno. Quindi cosa vuol dire? Che noi riusciamo a pescare con la metà dello spessore. Questo ci permette, per esempio nella traina, di poter scendere l'esca molto più facilmente con dei piombi molto più leggeri. Oppure un esempio semplicissimo dello spinning. Quando noi pescavamo a spinning col nylon, pescavamo con lo 0,30, lo 0,35 perché avevamo paura di rotture. Adesso ci possiamo permettere di pescare a spinning con uno 0,10. Cosa cambia? Che noi riusciremo a lanciare un artificiale che magari pesa 10 grammi a 70-80 metri, mentre invece con un nylon dello 0,30 quell'artificiale noi per volerli bene riuscivamo a fargli fare 30 metri. Quindi sicuramente il trecciato è il trecciato di oggi, perché il trecciato di un po' di anni fa era molto più grosso. Quello di oggi è veramente fine e ci ha permesso di fare un salto triplo in avanti. Altra cosa importantissima che a me proprio fa impazzire, vi ricordate i mulinelli di 10 anni fa, 15 anni fa, sulla traina? I mulinelli di quegli anni lì erano tutti 30 libbre, 40 libbre, dei mulinelli grandi così che pesavano 1,5 chili.
Questo perché? Perché venivano imbobinati con lo 0,50 e lo 0,60, perché per andare a traina dovevi usare quegli spessori, perché se incontravi una ricciola, un pesce importante, altrimenti rompevi. Oggi possiamo permetterci di andare a pesca con uno 0,27, che è un 40 libre, e quindi oggi il nostro mulinello da 1,5 kg è diventato un mulinello piccolo così, che pesa 400 grammi, e quindi un grande vantaggio per chi come me pesca con l'attrezzatura in mano. Quindi abbiamo una canna che pesa 120 grammi, un mulinello che ne pesa 300-400, abbiamo un mezzo chilo. Prima ci voleva una gru solo per tenere in piedi una canna da traina con un mulinello. Quindi questo secondo me in assoluto è il grande vantaggio. Ha abbassato il peso dell'attrezzatura, possiamo permetterci di andare con molto meno piombo e riusciamo ad andare anche a grandi profondità, perché questo filo tecnicamente fa pochissima pancia, quindi riusciamo ad andare anche a trainare magari a 80, 90, 100 metri con pochissimo piombo. Questi più o meno sono i vantaggi, quelli proprio Eh, che si vedono. Mi per me dica, dottore. Per me il vantaggio più grande invece, sicuramente il discorso dello spessore aiuta, sicuramente mulinelli più piccoli, più leggero, tutto quanto, ma a me il multifibre, in particolare, ha cambiato la vita dove? Nel Bolentino, ma nel Bolentino anche da 50 a 60 metri, dove prima con il nylon mi perdevo il 90% delle mangiate, soprattutto dei pesci più delicati, mentre adesso col multifibre riesco a sentire tutto. Quindi per me, anche se il multifibre sarebbe rimasto grosso come era una volta o comunque dello stesso spessore del nylon, solo per il fatto che con la sua rigidità riesce a trasmetterci tutto quello che succede all'esca, questo per me non ha prezzo, perché mentre sulla traina, anche se ho un nylon, comunque le mangiate sono potenti, comunque il pesce comunque lo vedi, lo senti, cioè c'è sempre un attacco importante, a meno che non ci siano i pesci disturbatori, non abbiamo grossi problemi per vedere le boccate. Quando peschiamo a Bollentino, con pesci anche molto diffidenti, allora sì che diventa un problema questo. E il multifibre risolve questo problema, perché che tu abbia in mare 10 metri o ne abbia in mare 100, tutto quello che tocca la nostra esca viene automaticamente riportato sul cimino della canna e sulla nostra sensibilità. Ovviamente i multifibre hanno anche, come tutti i fili, gli aspetti pro e gli aspetti contro. Uno è sicuramente che è molto difficile da sbrogliare in caso di parrucca. Se noi non usiamo nel modo corretto il mulinello, imparrucchiamo. E può succedere, abbiamo un combattimento, vogliamo mollare un po' la frizione per lasciare andare il pesce, apriamo troppo la frizione, il mulinello parte, si forma una parrucca col multifibre, là ormai abbiamo perso anche il pesce, perché il mulinello dopo mezzo secondo si blocca e a quel punto il pesce dà uno strappo e spacca tutto. Non è possibile gestirlo a mano, mentre con il nylon, prendendo nylon di un certo spessore, era ancora possibile fare un bolentino a mano, col multifibre è praticamente impossibile perché si annoda dopo pochissimo. Sì. Poi c'è il problema della durata. Multifibre buoni, come dice Fabrizio, sicuramente sono andati molto giù di spessore, sono passati dai vecchi 4 capi agli 8 capi, alcuni brand promuovono anche addirittura 12 capi, sono dei fili molto tecnici, molto sottili, con una portata molto alta. Il problema è che bisogna farci un po' di manutenzione e soprattutto dopo un anno, se vogliamo mantenere una qualità del filo, dobbiamo sostituirli. Questo Alla fine. perché? Perché quando noi recuperiamo il filo, lo mettiamo nel mulinello, qui sì che l'acqua evapora e si formano i cristalli di sale che rimangono incastrati tra le fibre. Questi Questo cristalli, beve acqua, questo ha il gran problema che beve acqua, in assoluto. esatto. Ehm, I cristalli di sale, quando si formano all'interno del multifibre, tendono, proprio per effetto abrasivo del sale, a rovinare il multifibre. E questo è un problema non da poco. Esistono dei prodotti, li fa anche la Varivas, per mantenerlo più giovane il filo, però le soluzioni sono due.
o si comprano fili sproporzionati, cioè invece di andare a pescare con un 0,18 andiamo a pescare con 0,24 e quindi lo possiamo tenere anche per 2-3 anni. Però se vogliamo andare a pescare col 0,18 perché vogliamo stare leggeri con il piombo, vogliamo andare molto profondi, eccetera, una volta all'anno ci tocca cambiare il filo perché perderà tante delle sue caratteristiche. I fili sono composti praticamente da delle fibre, appunto, di dinema e delle resine. Anche queste resine, utilizzandole, andando in mare, sole, caldo e tutte queste cose, si deteriorano. Ci sono fili che hanno più resina, fili che hanno meno resina, ma comunque rimane questo problema. Quindi i fili multifibre, come anche gli altri fili, vanno sostituiti. Non si può pensare di tenere un filo per 3, 4, 5 anni perché quel filo non sarà sicuramente più in grado di farci fare catture interessanti. Sei d'accordo, Fabrizio? Allora, qua vi dico un segreto, che poi è il segreto di Pulcinella. Allora, i trecciati, per assurdo, molte persone mi dicono: "Ma secondo te lo devo cambiare? Ce l'ho 3 anni, però l'ho usato solo 3 volte." Questo è ancora peggio. Cioè, io ho notato che il trecciato si rovina meno usandolo, cioè usandolo bene. È vero che col tempo si usura, però il fatto che tu lo usi, il trecciato prende aria, tende spesso ad asciugarsi, non rimane col sale nella bobina. Io ho visto mulinelli che non si utilizzavano da anni, sbobinandoli nel fondo, sono rimasti bagnati e avevano un odore quasi di fogna. Quindi vuol dire che anche se voi non lo usate, il sale e l'acqua è rimasto dentro e continua nel tempo a mangiarsi il multifibra. Quindi purtroppo quando un multifibra è anche usato poco ed è fermo in cantina 2-3 anni, va cambiato. Mentre invece ho avuto trecciati che ho utilizzato per 2-3 anni assiduamente, ovviamente trattandoli bene, e sono riusciti a durare. È anche vero che io vi devo dire che per correttezza, secondo me, per non avere rotture di quelle strane, ogni anno, massimo anno e mezzo, i trecciati vanno comunque cambiati, che siano costosissimi come quelli economici. Purtroppo è un prodotto, per fare un esempio, è come avere una maglietta di seta, la buttiamo in mare un paio di volte e poi la lasciamo magari in un cassetto. Ok che lei non la stai usando, però piano piano le fibre andranno a rovinarsi col sale. Quindi utilizzatelo, lavatelo e quando poi ha passato l'anno e mezzo vi conviene, potete fare una prova di girarlo, però poi secondo me andrà cambiato. Un'altra Eh, cosa che voglio lasciare qua sul video, ve la mostro proprio adesso, è la tabella di conversione tra il PE e il diametro del filo, che anche qui tante volte ci chiedono ma perché PE1, PE2, PE1,5, a cosa corrisponde? Ecco, questa è la tabella che vedete, se qualcuno interessa può fare anche uno screenshot e la potrete tenere per poter valutare quando noi parliamo tante volte, non so, la pesca in verticale, vi dico mettete un filo PE 1,5, sapete più o meno di che diametro stiamo parlando. Però ricordatevi una cosa molto importante, che da marca a marca purtroppo cambiano. Più o meno è quello, però se voi andate a cercare, che ne so, dico una cosa a caso, un Varivas 30 libbre che è uno 0,22, andate invece a prendere lo 0,22 magari di Siglon, non è più lo stesso libraggio. Diciamo ogni azienda in base al prodotto cambia. Quindi non siate troppo rigidi nella tabella, quella vi dà un'idea, però poi a seconda delle marche queste cose possono cambiare. Una cosa che Davide non abbiamo detto, ma è importantissima, il trecciato non sopporta in assoluto l'abrasione, quindi il nemico in assoluto peggiore per il trecciato è una pietra, è un qualsiasi cosa tagliente ed è per questo. Soprattutto i multifibre con più fibra. Più Sì, più fibre. sono tecnici, più tendono a rompersi, perché basta che si rompa solo uno di quei 8 fili e perde praticamente tutta la sua forza. Quindi più sono tecnici, sono un po' come per fare un esempio, come le ruote da gara delle Formula 1, che sono
delle ruote super prestanti che durano pochissimo però, quindi appena si rovinano calano in automatico la loro prestazione. E lo stesso sono i fili super tecnici. Ci danno sicuramente molta più prestanza quando è nuovo e quando è perfetto, dovete stare attenti a non rovinarlo ed è per questo che quando si usano dei trecciati si usa sempre comunque uno shock leader. Che piaccia o no, però lo shock leader protegge spesso e volentieri il nostro trecciato da tutto ciò che è tagliente, quindi dal fondo perché il pesce striscia, da noi stessi quando sbagliamo recuperando, molte volte strisciamo sulla barca, sul gommone, sull'elica e spesso e volentieri avere uno shock leader ci potrà preservare il trecciato. Questa è una cosa molto, molto, molto importante. Quindi Sì, mai mettere il trecciato diretto sul finale, è una cosa che no, personalmente quello non si può fare. non si può fare assolutamente. Bene, anche questo video l'abbiamo fatto, abbiamo parlato dei fili e ci vediamo martedì prossimo per un altro argomento. Ciao a tutti. Ciao!